se ce l'abbiamo, Sì, regia, diamo il bentornato a Federica Zilli da Gasoni. Ciao Fede. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Eccola. Fede, ti abbiamo visto tutti nelle Sì. immagini che andavi a separare Sergio Conceição E e Calabria. Intanto come stai? Molto bene, sembrano già lontane le immagini di Conceição che fuma il sigaro a Riyadh, vero? Sì, Sì, è già è passato già remoto. È già passato remoto. Però ascolta Fede, oggi se non sbaglio su Gazzetta ho letto la ricostruzione secondo cui qual è stato il motivo, uno dei motivi alla base, quando è uscito Calabria ha scalciato una bottiglietta che ha colpito mister Conceição, che lì per lì non ha detto nulla, se l'è legata al dito e finita la l'ha partita, montata invece per poi 20 minuti. Beh, chi meglio di Fede che era lì ce lo può dire. L'ho raccontata ieri anche attraverso la live di Fantacalcio, insomma, in cui stavo ricostruendo un pochino sta scena. Effettivamente allora, Davide esce dal campo, inizia a scalciare il tabellone pubblicitario davanti alla panchina, tira dei calci alle bottigliette. Una bottiglietta, secondo me, riesce a passare oltre i tabelloni pubblicitari. Non è che volesse prendere Conceição, ma effettivamente questa bottiglietta arriva praticamente a 20 centimetri dentro il campo, oltrepassa la linea del fallo laterale. Non è che prende Conceição, arriva praticamente sotto gli occhi. Conceição la scena non l'ha vista perché era di schiena, stava guardando il campo. Io ho proprio visto Conceição che vede la bottiglietta che gli sfila a qualche centimetro raso terra sul campo e quindi capisce che insomma dietro di lui si stava consumando, ecco, questa uscita dal campo un po' rumorosa da parte di Calabria. Non ha detto niente, non è tornato verso la panchina, non si è neanche voltato per farvi capire Conceição, però ecco, non è che l'ha preso con una bottiglietta, cioè secondo me è stata anche abbastanza sfortuna il fatto che la bottiglietta sia passata oltre il tabellone. Non credo che volesse, no, anzi sicuramente non ha fatto l'allenatore, questo mi preme dirlo perché nella rabbia ha scalciato. Ma sì, un po' anche così. conosce, è difficile, dai raga, immaginare che ma anche per i piedi che ha, voglio Sì. dire, mi assumo io la responsabilità, anche se volesse colpire il mister con Non un ce la calcio, fa, dubito che ce la possa fare. Quello che colpisce però Fede è che appunto lì per lì Conceição non ha avuto reazione, finita la partita. Cioè, come si chiama il suo collaboratore? Andrade, chi è? Sì, il suo vice. Che Ha evidentemente capito subito. Ha capito subito. Io le immagini che ho visto si vede Conceição che inizia la corsetta e Andrade che gli va dietro perché la capisce subito questa cosa qua. Però lì per lì Calabria gli ha tenuto testa, cioè non sembra che Calabria No, gli ha risposto. Sì, ragazzi, entrambi dicono che c'è stata una parola di troppo, hanno dato la stessa versione, evidentemente qualcosa a uno dei due, adesso non ho ben capito chi per primo, è scappato e quindi animi surriscaldati. Davide l'ha spiegato benissimo, non solo da quella partita ma da tutta una serie di circostanze che rendono questa stagione particolarmente pesante per lui. È inutile stare a dirsi che ha un contratto in scadenza a giugno, nessuno si è fatto avanti per il rinnovo, gli è stato preferito fino adesso Emerson Royal, c'è un solo acquisto per il momento completato ed è un prestito completato ed è nel suo stesso ruolo, come se l'unico anello debole del Milan fosse il ruolo di terzino destro. Ha giocato una buonissima partita col Girona, ha giocato una buona partita col Parma e viene sostituito lui. Insomma, c'è tutta una serie di motivi a cui lui aggiunge il piano personale, perché ci dice che anche la sfera privata, di cui noi non possiamo sapere niente, però ha influito su questa sua stagione un po' scura. Però sappiamo l'inchiesta giudiziaria che in qualche modo lo lambisce. C'è tutta una serie di motivi per cui gli animi erano particolarmente accesi. Io non voglio gettare acqua sul fuoco perché ovviamente è una scena brutta, non è accettabile, insomma, che l'allenatore del Milan si faccia prendere così dalle sue emozioni e davanti alle telecamere debba essere diviso dai suoi collaboratori, dai giocatori, perché sennò c'è il rischio che arrivi alle mani con un suo giocatore. Come Delio Rossi, che l'abbiamo stigmatizzata per insomma non so quanto tempo.
Con gli Aic, esatto, è una scena che non bisogna assolutamente, cioè non vogliamo mai più vedere, a maggior ragione l'allenatore di un club come il Milan non può lasciarsi andare a queste cose. E detto questo, l'hanno spiegata, è stato bravo il Milan, la comunicazione del Milan per una volta, diciamolo, perché sottolineiamo sempre le sbavature, magari come mandare Fonseca già esonerato a parlare, invece stavolta sono stati bravi a mandare Calabria a spiegarsi, e le sue risate un po' nervose, rivedendo le immagini, insomma dicono anche che entrambi sanno di aver perso un attimo la brocca e la misura. Sì, questo è vero, dopodiché uno ha 20 anni più dell'altro, quindi mentre esatto, per uno magari... Infatti tra i due è sicuramente consensato, anche perché è lui che proprio cerca di andare, è lui che viene fermato da Teo, da Fofana, eccetera. Mi sembra un po' una ricostruzione fantasy dire che ci sia il concerto di Lazza tra... Tu non ci credi che questa cosa possa avere indispetto, perché ancora stamattina i giornali insistevano. Possono essere stati ripresi per questa cosa, ma non credo che al 95esimo di Milan-Parma 3-2 con 2 gol in pieno recupero con Seisao abbia pensato a Lazza, cioè mi viene veramente difficile crederlo, onestamente. Però abbiamo parlato di cose negative, parliamo per una volta di cose positive, perché nella negatività, perché Leao e Teo sono stati sostituiti perché nessuno dei due ha fatto chissà quale grande prestazione, però è diverso, in panchina, esatto. In quanto ad atteggiamento, Fede, qualcosa forse è cambiato veramente. Vorrei crederti, nel senso... Non sono stato convinto. No, non lo so. Certo, è una squadra che va sotto nel risultato ancora una volta, per l'ennesima volta, e che poi in pieno recupero, certo, quando inizia a essere martellante, pressante nei confronti di una squadra che comunque è dell'altra parte della classifica, sta lottando per salvarsi, quindi di due livelli totalmente diversi, va in difficoltà il Parma, però è andato in difficoltà negli ultimi 10 minuti, è un po' poco, anzi alimenta ancora il nervosismo, penso, nel tifoso, di dire questa squadra, il Milan, ha un potenziale enorme, perché non lo riesce a mostrare, non dico per 90 minuti su 90, però... perché, Fede, te lo chiediamo a te? Io non ho una vera risposta, perché esiste un Milan in Champions League che anche lì col Girona pure ha avuto 2 volti, però vabbè, diciamo che il percorso in Champions è più che positivo e nessuno si può lamentare, ecco. Sì. Ed esiste un Milan in campionato, è una squadra, io credo quello che dicono gli ultimi 3 allenatori del Milan, che non ha fame di vincere. Sì, però scusami, Fede, io non sono molto d'accordo su questo, perché se andiamo a prendere invece l'ultima che hai citato contro il Girona, primo tempo migliore in campo Mike Maignan, si può dire? Sì. 3 miracoli, e secondo tempo un Eurogol annullato giustamente, ma per veramente una questione di micromillimetri, quindi cioè, non ho visto un Milan così diverso dal campionato. Sì, no, infatti dicevo che anche col Girona ha avuto 2 facce, effettivamente, però comunque ha blindato la qualificazione, se non direttamente attraverso i sorteggi, comunque ha fatto un buonissimo girone con un format nuovo, e il Milan in Champions, insomma, è difficilmente criticabile, però lì è venuto fuori un'ambizione che in campionato non esce sempre. Milan ha perso troppi punti contro quelle squadre lì di media classifica, ci può stare perdere con la Juventus, ma non nel modo in cui il Milan ha giocato il secondo tempo allo Stadium, è il modo più che altro, no? Sì. In cui tu lasci totalmente andare. L'andata si era accontentato del pareggino, al ritorno proprio si è consegnato nelle mani della Juventus nel secondo tempo. È questo che ti fa dubitare del carattere della squadra. Io ci credo quando Fonseca, ma lo stesso con Seisao, ci sta portando su questa interpretazione. Non è tanto una questione tattica, è una questione di testa dei giocatori, e onestamente inizio a pensarlo anch'io. Fede, a proposito di testa, 2 domande ovviamente inerenti anche al mercato. È arrivato Walker, e gli unici dubbi che abbiamo di un giocatore che è eccezionale di fatto, e tecnicamente, atleticamente, eccetera, in Serie A farà la differenza sicuramente. L'unico dubbio è non tanto la tenuta mentale quanto le motivazioni che può avere Walker a 34 anni. Abbiamo gli esempi virtuosi di Giroud e Ibra, ma certo, ce ne sono anche altri dove insomma i giocatori sono arrivati anche un po' scarichi. E poi l'altro, collegandomi al discorso di prima, un'altra domanda su Giménez, perché forse è quello che potrebbe risolvere effettivamente le partite, queste partite
sarebbe la punta, ma il Milan sembra aver offerto il classico ticket da 20 milioni che io mi sono permesso di definire offensivo nei confronti del Feyenoord. Allora, per quanto riguarda Walker è una bella incognita, non conosco il carattere del giocatore, per cui sai, dipende tutto anche lì, è una questione di mentalità. Uno che vince così tanto in carriera è difficile che non abbia a un certo punto più quell'ambizione, più fame di vincere, quindi io spero veramente che Milanista si ritrovi davanti un altro Giroud, uno che non si vuole fermare lì ad avere un bel palmarès e andare a svernare all'estero per qualche altra stagione. Quindi questo è tutto da vedere. Per quanto riguarda la punta è fondamentale chiudere un acquisto là davanti, detto che adesso le vicende personali di Morata speriamo che restituiscano un giocatore più sereno, però Morata per caratteristiche non è il finalizzatore che probabilmente serve al Milan, è qualcuno con cui il finalizzatore può e deve giocare, quindi serve Morata più qualcun altro, e quell'offerta lì tu dici il classico ticket, quello che ci dice Scaroni nel prepartita è: non so se arriverà alla fine l'attaccante, perché in gennaio è un po' complicato e sono acquisti che si fanno in estate. Vero è che il Milan è da 2 stati che sa che deve concludere quell'acquisto e non lo fa, rimane sempre quella lacuna. Se no l'estate prossima diranno aspettiamo il mercato invernale per le occasioni, eccetera eccetera. Però non lo so, Fede, qualcuno ha detto a livello di provocazione, perché i numeri comunque di Conceição sulla panchina di Milan sono molto positivi in termini di vittorie eccetera eccetera, però qualcuno dice la vera differenza tra Conceição e Fonseca è la fortuna di Conceição fino a qua. Secondo me non è questione di fortuna, ma è molto più seguito dalla squadra. Io ho sempre avuto la percezione che Fonseca non fosse pienamente legittimato agli occhi del gruppo e che non seguissero fino in fondo il proprio allenatore, e questa cosa qua è deleteria, cioè è inutile dire che non si può andare avanti a lungo termine con un allenatore che è la stessa società. Sappiamo tutti come è maturato l'arrivo di Fonseca, non era la prima scelta e sembrava in quel momento molto più importante il lavoro dei Moncada, Furlani e Ibrahimovic che quello di campo dell'allenatore. Adesso probabilmente è cambiata anche la prospettiva da parte della società, c'è una legittimazione diversa, c'è una partecipazione anche comunicativa diversa da parte della società, e quindi la squadra forse è stata messa anche davanti alle proprie responsabilità. In generale, Fede, come non tanto sugli acquisti eccetera, però sulla strategia del Milan sul mercato. Quale? Che sembra un po' guidata dal caso, appunto sembra un po' guidata dal caso, perché escono nomi diversi, ma soprattutto in ruoli diversi. Si parla del fatto di voler cedere 2 degli ultimi acquisti, Emerson Royal, Pavlovic, adesso l'attaccante, però esatto, eccetera. Soprattutto essendo che siamo al 28 di gennaio, insomma, qualcuno parla di continua mancanza di programmazione, soprattutto a livello di mercato. Il fatto che sia Pavlovic che Emerson siano stati messi sul mercato o comunque è una dichiarazione di fallimento, è brutto dire, della strategia estiva. Comunque hanno riconosciuto di non aver centrato gli obiettivi giusti, perché altrimenti non li rimetti subito sul mercato. Poi ci aggiungiamo che Emerson era forse l'unica vera pedina di scambio con un mercato, perché Pavlovic ha rifiutato il Fenerbahce come destinazione e lo fai giocare titolare in Champions. Ecco, lì quella è sfortuna, non è poi così fortunato con Conceição come dicevamo prima. Che stiano andando un po' a tentoni, c'è un pochino questa impressione. Onestamente è inevitabile che sembri questa cosa qua, perché tutti sanno che al Milan serve la punta, però evidentemente tutti gli ultimi obiettivi che il Milan ha avuto non è riuscito a centrarli. Non ha voluto, però Fede, scusami se mi permetto. Il Milan comunque i conti ce li ha in ordine, la forza economica secondo me per investire su un ruolo fondamentale ce l'ha. Non capisco perché stiano tirando indietro la mano su questo tipo di operazione, perché è evidente che serve, è evidente.
Ma serve più l'attaccante o il centrocampista? Perché adesso, per esempio, affronteremo il derby senza Fofana con un grandissimo punto di domanda, perché non sappiamo com'è il futuro e il mondo senza Fofana. Senza Fofana. Esatto, è una bruttissima assenza per il Milan. Ne stavamo parlando nel post partita, ad esempio Dario Marcolini è convinto che insieme a Benasser verrà arretrato di nuovo Reinders, che quindi Pulisic torna sotto punta e a destra potrebbe essere data un'altra chance a Ciukwueze. Io non lo so, forse io sono più dell'idea che con Benasser ci vedrei Musa, vediamo, e quindi con Pulisic a destra, Reinders dove ha giocato nelle ultime, sì, quello che ha provato poi sabato, no? Sì. Dove ha giocato nelle ultime partite. Questo è un bel rebus, ecco. Diciamo che quando l'altra opzione, chi è che ha giocato a centrocampo? Solo Terracciano, oltre a questi nomi qui, non è stato particolarmente convincente quando ha giocato accanto a Fofana e aveva la guida di Fofana, quindi credo che da queste due soluzioni non se ne esca, ecco. Fede, grazie mille, grazie mille, come sempre ti abbracciamo, ti auguriamo buon lavoro. Ciao ragazzi, ciao a tutti, presto. bocca al lupo. Ciao. Allora, spazio un po' alle vostre telefonate, poi verso la fine.